Le Mixed Martial Arts, o anche dette MMA, sono un insieme di discipline diverse che possono essere per la lotta in piedi, pugilato, kickboxing, muay thai, o per la lotta a terra, Brazilian Jiu-Jitsu, judo, grappling, eccetera. Pertanto un atleta, per arrivare alla vittoria in una di queste gare, dovrà prepararsi in tutte queste discipline. Come ho già detto in diversi video, purtroppo se ti concentri a imparare diverse discipline lungo la tua carriera, non eccellerai mai in qualcuna in particolare. E uno dei dubbi che ho sempre avuto sui fighter di MMA è: ma sanno boxare i fighter di MMA? Cioè, come se la caverebbero in uno sparring solamente di pugilato. Quindi, per rispondere a questo mio dubbio, ho deciso di prepararmi il mio borsone, preparare i guanti, le fasce, le mie scarpe e andare a trovare uno dei fighter più forti che abbiamo qua in Italia per quanto riguarda le MMA e sfidarlo in uno sparring di solo pugilato. Avete voi quello che vi regalacci così, uno famoso ce l'avete voi, va. Oh, fai capping management. Questo l'hai fatto perché l'ho fatto io prima. L'ho fatto sempre. L'ha guardato da me questo. L'ho inventato io. Ah. Do the stanky leg. Do the stanky leg. Allora, mi dicevi il tuo background, qual è la tua prima disciplina, Walter, dalla quale sei partito? Allora, io ho iniziato a fare judo all'età di 4 anni e mezzo circa e volevo iniziare a fare, diciamo, principalmente volevo iniziare a fare karate, ero lanciatissimo con tutti i video, cose, poi mi piaceva l'idea di Bruce Lee che spaccava gente, cose, e ovviamente ero troppo piccolo per farlo e quindi niente, ci hanno rindirizzato sul judo, abbiamo detto, boh, dai, proviamo, fai un annetto, poi ritorni di qua. Che poi siamo talmente appassionati che la cosa è rimasta, insomma, ed è diventato, diciamo, tipo, cioè per me era amore a prima vista, è stata una figata, è stato tutto bellissimo e l'ho fatto per 20 anni. Poi purtroppo, vabbè, è venuto a mancare il mio allenatore, quindi da lì ho smesso. Però nel senso, diciamo che tipo io molte delle dinamiche che sfrutto anche negli allenamenti di grappling e jiu-jitsu specialmente, soprattutto anche wrestling a parete, tanti sfruttano la lotta libera. Il judo alla fine, non dico che è la stessa cosa perché sennò poi qua mi ammazzano, però diciamo le dinamiche sono quelle, nel senso avevi il kimono, sì, però noi eravamo già abbastanza lanciati all'epoca, il nostro coach faceva sia lottare con che senza kimono, no? Sì. E per abituarci, quindi diciamo era una specie di lotta libera fatta bene, no? Voi fighter di MMA siete bravi comunque nella lotta, cioè diciamo che per strada sì, avresti quel vantaggio lì, però io una cosa che mi chiedo ancora, ma di box? Cioè te la caveresti uno sparring con me? Io c'ho il pugno di lato. Beh, che non vale, che non puoi tirarlo, però dico... Possiamo provare. Lo proviamo uno sparring di pugilato, così testiamo un po' se il fighter di MMA effettivamente sa anche boxare. Mannaggia. Che la box... Se mi busca a botte 200.000 persone che vedono una figuraccia. Scedo guantini di avuto. Non per qualcosa, però oggi ho voluto onorare uno dei miei maestri più caratteristici di pugilato. Infatti c'ho la maglia di Dario Spartan Morello. Quindi io anche per la mica forte uno che fa. Quindi io oggi tenterò di fare la sciamarrata di Dario Morello, che mi ha insegnato Dario Morello, a Walter Cogliandolo. Quindi niente, andiamo a preparare. Quindi schivi e basta. Schivo o scappo. Dai, Ma no, questo è un dissing! Questo è un dissing a Morello! Allora, faccio ancora i contenuti, Lo vuoi fare uno sparring anche con Morello? No, lo organizziamo anche uno sparring con Morello. Guardalo, Dario. Perché se tu meni poi l'allievo, il maestro giustamente deve prendere le... Tu ti alleni ogni tanto, cioè ti capita di fare lezioni di pugilato comunque per implementare le tue skill nell'MMA o come gestisci gli allenamenti? Allora, da quando sono arrivato in Irlanda all'SBG, il mio piano di allenamenti è cambiato radicalmente. Specialmente una delle cose che mi è stata consigliata da John è stata appunto di quando torno a casa, al di là che io possa avere o no un team di MMA di supporto, di iniziare a specializzarmi un pochino sulle discipline singole, quindi di portare avanti un percorso, una programmazione di
pugilato, kickboxing, Brazilian Jiu-Jitsu. Ok. Dice specializzarsi su quello, perché poi tanto l'MMA vera e propria si riporta lì a Dublino con il loro sparring, con tutto quello che ovviamente succede. Quindi da quando sono tornato a casa ho iniziato a prendere delle palestre di riferimento per studiare appunto kickboxing, pugilato e via via. Allora, una cosa che ho sentito, comunque parlando nel settore con tante persone, cominciare una disciplina come la lotta, judo, in generale, già da piccolo, ti struttura il corpo in una certa maniera. Sì. È vera questa cosa? O sono dicerie? Io sono sincero, io vabbè ho iniziato a fare judo sia per una passione appunto a livello televisiva, mi piaceva picchiare tutto, e poi anche perché ero molto timido, ero racchitissimo, cioè ero 12 kg, ok? E diciamo che tipo ti struttura, ti sistema, ti dà un'idea su come si sta il mondo. Io sono di quel parere lì, nel senso il judo per me è stata una disciplina marziale vera, Sì. e io tuttora spesso e volentieri quando arrivo nelle palestre addirittura metto ancora le ciabatte o le scarpe messe ok. al contrario, perché secondo me il tatami è simbolo di rispetto, cosa che secondo me in altri sport viene a mancare, no? C'è anche lo stesso pugilato, cioè tu entri e sti cazzi, cioè ciao coach, e entri. Invece nel judo, in questi sport qua, cioè entri, saluto e tutto. Ti struttura fisicamente a imparare a come gestire il dolore, a come cadere per terra. Io faccio, cioè, sono stato fortunatissimo da bambino, sono caduto, a parte essermi rotto il mento una volta, non mi sono mai rotto un braccio, non mi sono mai rotto una gamba, perché sapevi come cadere, cioè ti allenavano talmente tanto anche solo a volare per terra, dalla bicicletta, fai la capriola. Tutte stupidate che però ti forgiano il corpo, ti aiutano a switchare mentalmente, cioè anche essere messo alla prova per una gara, una competizione mi poteva essere utile per fare la verifica, cioè a scuola, tutte queste situazioni qua, no? Essere calmo, la meditazione, tutte cose che secondo me ai bambini mancano. Io ho visto l'allenamento che fate con il vostro coach, come si chiama già, che è un grande? Qual è? Il coach di pugilato, quelli che avete fatto le palle, le ripetute. David Jones. David Jones, che è un personaggio. Però ti posso dire una cosa, è un allenamento di pugilato funzionale che a mio avviso mi sembra troppo basico e antico. Allora, David Jones... Poi, ripeto, è famosa per tante altre cose, altre qualità, quella palestra, no? Comunque, Sì, certo. Cioè, comunque se vuoi fare grappling e cose... Cioè, il livello di wrestling a parete al momento secondo me a livello proprio tecnico, di dettaglio, di tutto, come la SBG non ce n'è. Ok. Del top. David Jones, allora, premesso, per me non è il mio coach di pugilato, io ho altri coach di pugilato, con lui sfrutto solo la parte di appunto back session e queste dinamiche qua. È più il coach di scat, Nico, eccetera. Ah, ok, quindi... Noi facciamo, va bene, nel senso, quella giornata era dedicata proprio tipo alla back session, quindi un'ora intensa di solo allenamento al sacco e via via. Loro vanno a compensare, io lo faccio con un altro coach, 2 allenamenti a settimana di passate. Ok. Quindi diciamo quello è un po' più, diciamo tipo è un circuito improntato sul pugilato per creare un pochino, diciamo di, anche sbagliato dire, di fondo, no? Ok. Però lui appunto lavora su quelle dinamiche, come hai visto te, no? Lavorare su sacco, combinazione... Molto all'italiana, molto ad allenamenti all'italiana. Io la sfrutto molto perché nel senso là è, diciamo, nessuno ti cura la parte al sacco. Io quando vado a fare pugilato è molto appunto passate, tecnica dinamica insieme, sparring di pugilato. E a me era un allenamento in più perché facevamo il venerdì 10 round di grappling, o altrimenti facevi lo sparring del venerdì, singolo in gabbia, e poi mi sfruttavo quella parte, diciamo, tipo a circuito, no?
Quando è stato lo switch però tuo? Ovvero che hai praticato judo, hai detto per 20 anni praticamente, Sì. quindi sono 20 anni che pratichi judo, però quando è stato lo switch che hai detto sai che c'è ma io voglio applicarci e fare anche qualcos'altro? Allora, Cioè cosa hai cominciato dopo il judo? diciamo che tipo, vabbè, frequentavo dopo il lavoro così, andavamo tipo in un bar, perché mi allenavo tipo 4 volte alla settimana e poi nei restanti giorni comunque c'era la classica compagnia, cioè avevo 18 anni e si andava in giro. Beh, mi piace il discorso, frequentavo, poi ho cominciato a frequentare un bar. E io non bevo, tra l'altro io non bevo, nel senso che io sono non alcolizzato, mai stato alcolizzato. Andavamo lì e poi con una serie di amici, dai c'è il corso di kickboxing, c'è quello, c'è quell'altro, nei 2 giorni che ti mancano andiamo, e iniziavo a vedere loro che facevano a cazzotti e mi piaceva sta cosa sinceramente. Siamo andati in questa palestra e neanche a farlo apposta, un mesetto e mezzo dopo arriva questo istruttore, scarsissimo tra l'altro, che diceva di avere questa accademia di MMA in apertura a Novara, eccetera, eccetera, e fa questo stage. Addirittura ci dice, il mio il vecchio istruttore mi dice, senti, quello di kickboxing, porta il kimono, dicevo, sai, magari anche lui tra jiu-jitsu e non jiu-jitsu, magari fate qualcosa. Io mi ricordo mi aveva insegnato a fare un triangolo, tempo 10 secondi che stavamo lottando con questo tizio qua, gli ho fatto un triangolo, allora mi dice, oh, devi venire per forza nella mia palestra, dobbiamo fare... Io poi ho cambiato palestra, perché nel senso, cioè, il primo giorno ti finalizzo, secondo me non era gestibile la situazione. Ho cambiato palestra e niente, siamo andati... Ho iniziato da Filippo Stabile a fare MMA. Ok. E da lì diciamo che c'è stato il cambio, però comunque ho iniziato a fare sempre 3 giorni alla settimana facevo judo, 3 giorni facevo MMA, però più che MMA iniziavo a fare grappling perché iniziava a incuriosirmi la parte. Poi una volta che sei dentro e quello scazzotto e quello va alla gara e dai fallo anche tu, il peso è buono, ho iniziato. Quindi kickboxing per quanto l'hai fatto alla fine? Un mese. Scusa, due. Però è colpa sua, ha chiamato uno per lo stage MMA, cioè, insomma, occhio a che stage fate. Occhio dove Però- pagate i bravo. vostri soldi. Esatto. È un cattivo investimento. Allora, partiamo dal presupposto che noi quando ci alleniamo, quando cominciamo a fare tipo una disciplina, prendiamo degli automatismi, no? Certo. Quindi tu- Purtroppo sì. Purtroppo anche Purtroppo perché sì. la parte più difficile poi per un atleta che è già avviato è aggiustargli quei movimenti magari scorretti che ha. O magari potrebbero essere utilizzati proprio come suo punto di forza, magari. certo. Però in alcuni casi se vuoi cercare di aggiustare una traiettoria dei colpi di qualcuno, la pulizia tecnica di qualcuno che l'ha già automatizzata in un certo modo è quasi impossibile da fare, cioè è veramente difficile. Molto difficile. Cioè come se hai imparato a correre in questo modo qua da piccolo, non è che a 30 anni ti metti a imparare a correre, come per me che non so nuotare ancora. Ma a 30 anni che la gente mi tuffi in una piscina, io affogo, non puoi insegnarmi a nuotare. Offritegli un corso di nuoto. Ci ho provato, io ho fatto Mi fa anche i video. Ho fatto un anno. Tu, ora ti racconto questo, ho fatto un anno ad andare in piscina con i miei amici che mi dicevano, sai, anche che facevano a livello professionistico nuoto, cioè, ti insegno io. Oh, se non ce l'hai, non ce l'hai. Se vai a fondo, vai a fondo. Io ci ho provato. Mi facevo una vasca, allora riuscivo a farmi una vasca ad andare. Usi i braccioli. Le paperelle. Che tra l'altro sembra anche bravissimo. Da piccolo stavo così in piscina al mare. Ci sta. Io mi faccio una vasca ad andare e ce la faccio. Poi finisco il fiato, no? Perché non so respirare, perché tutta una serie di robe. E al ritorno me la facevo tutto appeso al Cagnolino. E facevo ridere la gente che andava 20-30 volte. Io tornavo là tutto come i granchi, no? Però perché voglio dire questo? Ho fatto questa piccola premessa. Purtroppo ci sono delle cose che quando parti le impari in un certo modo. E dico purtroppo perché se tu ti fai un corso di pugilato, quanto è applicabile di quella tecnica, quel coach di pugilato ti insegnerà il pugilato, ti insegnerà quelle meccaniche, quelle dinamiche per portare il jab in un certo modo, un certo spostamento di busto,
un certo spostamento sul diretto, sul gancio, quanto di questo è applicabile nell'MMA, dove devi fare attenzione a 360 gradi su tante altre cose? Ti parlo del mio percorso che sto facendo, ok? In SBG ovviamente tantissimi coach che sono lì dentro di pugilato sono comunque molto legati e influenzati dal mondo dell'MMA, nel senso che quindi anche il Reg della situazione che mi aiuta a far pugilato in Irlanda, Reg mi fa colpi che io ho visto la differenza quando vado in palestra da lui a fare il corso di box è una cosa, quando lo facciamo insieme però è un'altra, cioè lui imposta dei colpi, delle dinamiche, delle movenze ristrutturate, cioè cambiate, gestite in maniera differente. Chiaro. Idem qua in Italia, io ho trovato, adesso sto iniziando a collaborare con una palestra di qua vicino casa, diciamo di Borgomanero, dove praticamente il coach, che è un ex professionista di pugilato e tutto il resto, già proveniente anche da un mondo di una palestra di kickboxing, eccetera, mi sta, diciamo, dando dei consigli utili nel pugilato, ma ovviamente con le movenze da applicare all'MMA, cioè non posso fare... Sì, cioè non una cosa dove io sto sotto con 40.000 colpi, eccetera, eccetera. Cioè tipo adesso in questo periodo qua stiamo lavorando su tanto stare statico sul posto e scazzottare. Certo è che anche con lui stiamo facendo dei lavori dove con un pugile potevamo fare 6.000 pendoli, qua lo sa anche lui, come mi abbasso mi dà una zaffata, no? Già il naso non è messo bene, me lo ritrovo dall'altra parte della testa. Stiamo facendo tutte delle dinamiche dove a mano aperta, quindi col guantino, tocco, rimetto, metti dentro gomito, cambio. Però ho avuto la fortuna di trovare un atleta che sta nel giro, coach che ci sta dentro. E idem appunto come là, il coach non sono tutti bigotti vecchi a scuola, ma vanno a lavorare poi sul pugilato. Come ti sei trovato inizialmente uno sport da contatto, quindi quando ti arrivavano i pugni in testa? Allora, io arrivavo da una palestra di judo dove il mio ex coach era criminale, cioè ci picchiavamo come i pazzi, cioè per dirti la prima cioè appena ripartivi così, il primo riscaldamento era fare calcio storico fiorentino praticamente, perché era la partita di calcetto ma ci ammazzavamo di botte e quindi ero già abituato al contatto, avere le mani addosso e tutto. Cambia la dinamica di io qualsiasi cosa succedeva legavo, portavo per terra, perché proprio il judo anche mentre ci picchiavamo tra di noi tra amici è un momento di ti lancio. Lì dover stare per forza, stretto, scazzottare, fare... era davvero complicato. È il primo pugno che ti è arrivato in testa, te lo ricordi ancora? Cazzo fa male, dici, cioè, ed ero abituato, cioè, davvero a essere lanciato per terra, la gente ti faceva le capirole sopra, ti schiacciava e cose, quindi eri abituato a... Cioè, preferivo prendere un pugno nello stomaco che secondo me era un po' l'avere l'impatto di quando nel judo caschi per terra. Il pugno in faccia è una cosa che... Cioè, mi arrivavano sì, perché facevi la rissettina a scuola, le solite cose da bambinetto. Ma avere uno davanti con i guantoni che ti vuole seccare, l'impatto è diverso, proprio a livello atletico è diverso e fa male. Chiaro. Non fatelo. Non fatelo. Non fatelo. Ora del naso, raga. Devi cercare comunque, per dare una linea guida a chi ci sta ascoltando, come linea guida gli diamo quella di trovare dei coach che siano improntati, preparati su quell'altra disciplina, no? Sì. Se vogliono fare MMA. Lo scorso video io ti dicevo di cercare nella palestra, diciamo, il coach barra atleta che più può rappresentare il vostro stile di combattimento o quello che comunque vi può piacere al 100%. Poi sicuramente andare a lavorare sulle vostre mancanze. Nel pugilato, per l'MMA ovviamente è la stessa cosa, cioè un altro atleta di MMA non vi può spiegare benissimo il pugilato perché non è un pugile. Chiaro. Però io ho bisogno di uno, tu coach di pugilato, che però scendi un pochino dal gradino di sono figo solo io nel pugilato, basta. bravo, sì, sono un genio solo io,
e mi deve fare altro perché Certo. il piedino storto, altre dinamiche che magari abbiamo sono totalmente differenti. Il caricamento dei colpi c'è da prenderlo come fa il pugilato, ma dobbiamo ricordarci che questo lo fa il pugile, io con la manina aperta non ce la faccio, cioè Ok. tutte quelle dinamiche là. I colpi nel pugilato sono più bellini, da noi sono una merda, tutti sporchi, sono svirgolati e cose. Che sono voluti per una Anche, dinamica cioè, diversa. proprio per dinamiche diverse, le parate sono diverse, nel senso io avendo sempre fuori, posso usare quelle gomitate, posso usare tutto, comunque io vado anche ad afferrare la mano, metti dentro il gomito, magari nel pugilato lo fai un po' più mascherato, tanto non ti fa male col guantone. chiaro. Col guantino se mi dai un montante io ti metto il gomito, Beh. insomma, Anche perché brilla. ti dico questo perché io da magari che mi guardo i match di MMA, il primo impatto nella mia testa penso, quanto fanno cagare questi di striking? beh, sì, a ma parte qualcuno sì. Purtroppo, cioè, Sì. poi io capisco il mondo, conosco già il mondo quindi Certo. della disciplina, però per chi è da fuori, il casual fan di turno, che si guarda un match di boxe e dice minchia questo come porta i colpi, guarda questo come schiva, No, come si certo. gira, poi guarda un match di MMA dove c'è overhook, overhand, sciamarrate alla Morello. Degli esempi più belli è tipo secondo me Holloway contro Qatar quando si mette al centro e gli dice vieni qua picchiami sono questo, cioè o tipo inizia ti fa sono il miglior pugile Però sono nel dei roster pugili, della UFC. Holloway mi sembra un background da pugile lui. Ha sempre fatto MMA secondo me, cioè nel senso però hanno le smanacciate, hanno quei colpi strani che sicuramente se lo metti su un ring Chiaro. sì, magari te lo fa bene il match, perché nel senso se ora facciamo sparring di pugilato, io mi so muover bene, ma non sono pugile. Chiaro. Cioè, con un pugile vero e proprio è differente. Cioè, Vero, cavolo, il vero. fratello della mia ragazza diciamo, è un pugile elite, doveva fare il passaggio a professionista via via. Cazzo, quando facciamo sparring insieme, cioè lui ha tipo un uso del jab che fa paura, le movenze, tutto laterale. Io devo stargli davanti, aspettarlo un attimino, schivare bene la testa, boom, e cerchi la mazzata, no? KO. Cioè, sì, da MMA, no? Lui se lo vedi boxare, cazzo, una bomba, bello da Certo, vedere, certo. tutto il resto. O anche il mio nuovo coach, comunque essendo appunto anche atleta, cattivo, carogna, entra tutti questi movimenti, cosa che tipo io non, cioè, Chiaro. è differente, Sì, sì, ripeto, sì, stare sul ring con loro ci sta, ma se la portiamo a un discorso punteggi, l'hanno vinta, no? Cioè, chiaro, però la prima volta che mi chiaro. mette il piede a storia, ti do una zaffata e... E gli hai seccato la gamba. Bene, siamo in famiglia, però. Cioè, come ti è arrivata quell'idea di andare all'estero? Allora, Anche perché conoscevi qualcuno, avevi qualcun altro? no, allora io ho sempre voluto fare camp all'estero, ma non mi è mai stata data l'occasione, diciamo. Poi comunque prima lavoravo in fabbrica, quindi quando avevi le vacanze cercavo di andare in giro a lottare, quindi andavo sempre in vacanza e poi andavo a lottare, però comunque anche colpa dell'età, nel senso volevi andare comunque, che ne so, andavi a Maiorca, trovavo la palestra di kick, MMA e cose, ti allenavi, però anche, sai, gli amici rompevano un po' le scatole. Fare camp all'estero diventava un po' complicato, andare nei giorni di vacanza, facevi 3-4 giorni, ritornavi, ero andato allo Shoot London, avevi fatto un po' di situazioni. Era più il viaggio che... Era più il viaggio Sì. che poi, anche perché io mi sto accorgendo che anche quando torno in SBG, i primi 2 giorni, 3, non dico che li butti, ma il viaggio ti ammazza. Sì. Rientrare nel mood e cose, cioè, o fai 2-3 settimane o altrimenti è sprecatina. E più che diciamo tipo una vocazione mia di voler andare all'estero, io sono stato cacciato dalla mia vecchia palestra, quindi insomma sei stato obbligato ad andare via. E... Sì, però potevi scegliere un'altra palestra. No, potevo scegliere un'altra palestra in Italia, potevo scegliere altro, ora sto giocando, ma questo è stato molto anche, diciamo, tra virgolette, merito al mio mental coach Federico Caglieri, che quando siamo arrivati a parlare di palestre mi dice sì, ok, tu in Italia sei già una persona nel senso di rilievo, no? È un bel record, è un bel tutto. Puoi andare a migliorare con gli sparring, cioè cambiare palestra, ma il dettaglio in più che ti dà l'estero, secondo me, al momento in Italia non c'è, nel senso, o comunque si sta cercando di, e quindi 3 anni fa ho deciso di andare via. C'erano palestre molto promettenti, molto buone, c'è Aurora per prima e ce l'abbiamo anche qua vicino casa, nel senso, le uso come, diciamo, tipo, quando torno a casa mi vado anch'io ad allenare lì e faccio tutto, ma lo switch di andare all'estero
era obbligato per una persona col record quanto il mio e con l'ambizione che avevo io. Quindi dovevo per forza andare via. E diciamo tipo l'SBG, io conoscevo Nico, non conoscevo Scat, ma conoscevo tipo Andrea Fusi, che loro già andavano a fare i camp. Vabbè, Nico era là trasferito a vita. E quindi ho sentito loro, mi hanno dato ovviamente una bella mano, ma più che altro una bella mano, mi hanno dato i contatti per sentire tipo, ok, ciao, c'è il posto nell'alloggio o cosa succede? Vado a dormire sotto un ponte. Quindi niente, c'è stato il posto nell'alloggio, non ho dormito sotto un ponte e niente, sono andato lì all'estero. Con una delle problematiche magari che dovessi pensare io di andare all'estero per allenarmi, quindi intraprendere sta roba da fighter, è un po' anche la parte economica, no? È un salto un po' nel vuoto, perché tu stai andando a spendere soldi con Molti quell'estero, soldi. non sai neanche se quella roba ti tornerà utile, non sai neanche se ti basta quello che hai, cioè com'era a livello psicologico e a livello anche economico la tua situazione in quel momento quando hai deciso di... Cioè, ti sei messo da parte soldi col lavoro per Allora, io riuscire a sì, partire? ho fatto praticamente, vabbè, ho fatto anni a lavorare in fabbrica e comunque già lavoravo nelle palestre, facevo lezioni private e tutto. Mi concedevo una vita bella, nel senso avevo 4 moto, ero ricco. A differenza di adesso un po'... No, scherzo. Però stavo bene, no? No, sì, però, nel dillo senso, pure che... comunque vivendo in casa anche coi miei, abbiamo una situazione economica normale, cioè inutile che vengo a dire no, siamo i poveracci del quartiere, cioè si stava bene, no? Insomma, fa molto figo, tipo fighter rustico. E si stava bene, quindi io ho sempre messo da parte per... Il mio obiettivo era aprire la palestra, diciamolo così, no? Arrivato in quel momento che dovevo cambiare per forza, diciamo che quel paracadute economico mi è servito. Ci hanno fatto crescere in Italia anche con una convinzione che appunto i match venissero pagati, a meno che non arrivavi Bellator, UFC o piani alti, con cifre e con borse ridicole, quando poi invece vai all'estero e ti accorgi la gente che hai di fianco a te con guantini importanti e anche non troppo importanti, che all'estero pagano. Magari le promotion minori non ti pagano ovviamente 10.000 euro, ma già te ne pagano 3, 4. Se tu sai gestirti un pochino bene con sponsor, lezioni e tutto il resto, riesci a viverci. 3-4 match l'anno, ti sei fatto uno stipendietto, ovvio. Devi poi fare altro, che poi possa essere il butta fuori la sera, che possa essere altro, ma tu con la borsa che hai preso puoi comunque mantenerti la vita all'estero a studiare. Certo, non devi permetterti, secondo me, dal mio punto di vista, non devi permetterti di andare, che ne so, vado a Dublino e faccio la vita da turista. Cioè, se vado a fare la vita da turista, me ne sono permesso 3 settimane all'anno di camp, perché lavoro in fabbrica, perché ho un ufficio, tutto quello che volete, e poi vado là e faccio il turista più la palestra. Claro. Se vado a fare l'atleta, devo vivere da atleta, cioè vivere in palestra, non concedersi troppi svaghi. Non vuol dire non concedersi svaghi, perché anch'io, tipo anche con Scat così, l'hai visto anche te, andiamo in centro a Dublino, ci facciamo la passeggiata e tutto. Ma non è vero. Abbiamo fatto un giorno la domenica. Esatto. La domenica, diciamo certo. le cose come sono. Sì. In una settimana che io sono stato là, mi stava salendo la depressione, cazzo. Certo. Perché tutta la settimana si dorme, si vive là, si mangia là, in palestra. Io devo essere, a parte che anche qua a casa non cambia la situazione, nel senso che io ho i miei allenamenti, mattino, pausa, pomeriggio allenamento, pausa, la sera ne faccio un altro, o via via comunque vai alle lezioni in palestra, eccetera. Non esco mai. Esco la domenica, se tra l'altro riesco a aver recuperato il tutto, quindi devo essere anche bravo a sistemarmi. E idem là, nel senso, già si spende comunque tanto a casa, con magari casa pagata e tutto il resto, figuriamoci all'estero, vivere in un altro ambiente. Poi ripeto, Dublino l'abbiamo vista, siamo andati al mare a Dublino, facciamo di ogni. Abbiamo firmato dei contratti, allora si va a mangiare tutti insieme, ristorante c'è, però certo che se sono a fare un camp già impiccato un po' coi soldi, non so ancora se mi pagano, perché comunque tu devi arrivarci al match, cioè il promoter non ti paga prima, tu devi arrivarci al match, farlo, fare il peso, convalidare il match, farci a cazzotti e sperare di vincere anche il bonus che raddoppi. Tu non puoi pensare, mi danno 10, quindi sono 5 più 5, tu al momento ancora in tasca c'hai 0. Cioè, hai 10 quando hai finito, ora non c'è un cazzo. Quindi o fai la vita giusta da atleta o altrimenti stai a casa tua.
quanto può influenzare negativamente invece per uno che sta facendo MMA, che si allena in un corso qualsiasi di pugilato? Secondo te può avere qualche impatto negativo, dico? Ha un impatto negativo, ma allora prendiamola con le pinze, no? E anche, scusate, il bello della diretta. Che figo. No, adesso mi rispondi. No, non ci ho messo giù. Promoter. Sponsor. Può essere, magari, può essere negativo perché, appunto, ripeto, certe dinamiche, certe cose sono sbagliate. Io prendo quel mood che è sbagliato. Ti faccio un esempio ancora più banale. Grappling. Puoi andare in un'accademia che fanno grappling o jiu-jitsu di altissimo profilo, e il problema è che quando tu fai MMA, insieme a quell'impatto del grappling ci sono i colpi. Okay. Quindi tu hai una tecnica eccelsa nel grappling, ma l'altro ti dà una pigna. Si dice che il miglior modo per annientare una cintura nera è dargli colpi. Okay. Cioè, quando tu arrivi per fare una dinamica, che ne so, tipo un raspado, un qualsiasi cosa, nel senso una della riva, tutte delle tecniche anche fighissime da pronunciare, molto belle, no? Io ne conosco due. Tutte le altre serie, ragazzini del corso mi dicevano, questa si chiama così. Sì, bravi, lo sapevo. Quando Madonna, fatevi figuracce. Guarda che è meglio saperle fare che ora chi ascolterà dalla palestra sa il top spin, mi hanno spiegato loro cos'era, io raga, non sapevo, però lo so fare. Quando ovviamente vanno a fare certe dinamiche, io anche solo metto un frame davanti, frame è corretto si dice, metto il frame e vado a scazzottare, e già quel gioco lì te l'ho annientato. Chiaro. Pugilato, ti abituo a fare un corso di pugilato normale, ripeto, magari la postura è diversa, mi fai un pendolo, io sono un po' più figlio di ti metto la ginocchiata, ti ho smontato il naso. Tutte queste dinamiche, tipo la guardia abbiamo detto che un pochino è sempre più bassa, no? Kickboxing magari sei un pelo più alto nella thai, porti pochi colpi, gomito largo per X motivi, perché il tuo coach ti spiega quello, vieni penalizzato. Gomito largo, uno ti passa sotto in bodylock, ti lancia per terra. Quindi bello fare i corsi separati, ma o da contestualizzarli. Okay. Quindi faccio Muay Thai, faccio sparring di Muay Thai, ma so che poi quando torno a casa cioè, ok? E basta, nel senso, o solo altrimenti realmente trovare qualcuno, perché sennò vi portate avanti degli errori pesanti che poi è davvero difficile, sia per voi, sia che per il povero malcapitato che vi spiega come cambiare quelle cose, no? Perché io ho fatto 6 anni di Muay Thai, sì, però mannaggia poi. Oggi. Sponsor, porca miseria, si sponsor. No, questo è Claudio Pacella, un atleta dell'SBG, non rompi. Quanto costa l'SBG? Perché io ho fatto un video nel quale parlavo un po' dei prezzi che, dalle informazioni che mi aveva dato Scat, però io non me le ricordavo già più, quindi è un po' improvvisato. Il prezzo di una stanza là, cioè ora non parliamo nel tuo caso perché io so che tu alleni anche il corso là. Sì, io diciamo io ho un diverso, trattamento di favore, ma nel senso, quando comunque sono arrivato là la prima volta si paga 400 euro al mese, che sono 100 euro alla settimana. Ovviamente là non si viaggia a mensilità, si viaggia a settimana. Ogni lunedì si scende in reception, si danno i soldi e si dà il centello. Il centello lo fanno probabilmente tipo a noi atleti professionisti già, nel senso, nella loro orbita, nel senso che io sono arrivato là con l'idea già di entrare nel loro team, eccetera eccetera. Non so dirti, nel senso, per gli altri. Tu che mi stai guardando a casa, non so dirti quant'è. No, proprio io tu eri, non so dirti, ma magari a te ti fanno il prezzo di favore, ma non saprei dirvi una cifra corretta. Okay. Io so anche che a livello di professionista, io del team si paga forse 100 euro al mese la palestra. Okay. Invece so che tipo se vai 2 settimane e vieni lì, forse sono anche lì 100 euro alla settimana di allenamento. O altrimenti gli amatori mi ricordo che pagassero tra i 180 e i 200 euro al mese. Proprio amatore, no? Che si iscrive nel corso, hai tutta la palestra open da mattina alla sera, la palestra apre alle 6 del mattino fino alle 22, quindi nel senso ce n'hai da spenderci dentro.
e basta, c'è la sauna, c'hai tutto, perché per i tagli peso abbiamo una sauna che è grossa praticamente quanto casa mia. Le lavatrici, tutto le lavatrici, quanto, ne abbiamo due adesso. Abbiamo fatto anche i periodi che non ne avevamo neanche una. E basta, le cifre sono queste, quindi nel senso secondo me c'è da mettere in conto tra tutto, in una mensilità sono 400, 500, tra tutto sono 1.000 euro al mese che ti partono col viverci, nel senso c'è vitto e mangiarci, perché la spesa là non te la fa nessuno ovviamente. E costa tanto. Sì. E costano, i prezzi sono 3 volte. Ma anche questi. perché l'irlandese medio, beh, l'irlandese non vuole lavorare, ma la persona media che lavora in Irlanda comunque guadagna abbastanza bene, cioè hanno dei belli stipendi. Noi avevamo anche la testimonianza di Federico, Sì. Mattia, gente che ci lavora. Comunque, Claudio mi sembra Claudio anche stesso che lavora, comunque non portano a casa male, insomma. Chiaro. Ti sfruttano, ma comunque non portano a casa male. Però io so un'altra cosa, Walter. Allora, quando non sei in palestra ad allenarti a Milano o non sei a fare il camp, Sono in palestra a casa. tu sei a casa qua, dove praticamente hai preparato la maggior parte dei tuoi incontri, comunque incontri anche importanti. Sì, l'ultimo per il titolo del mondo l'abbiamo fatto qua. Questa è la mia taverna di casa, infatti ci sono, vabbè, i divani del cane, diciamo tipo è la zona dove noi mangiamo per le feste, ci divertiamo, infatti vabbè, tutta la mia roba di allenamento. C'è, diciamo tipo, è la classica taverna da casa, e non avendo possibilità di avere un garage esterno fatto figo, allora quindi abbiamo fatto la taverna e niente, abbiamo preparato diciamo tipo una specie di, anzi una specie, una home gym fatta pseudo bene, con tanto di, tra virgolette, spogliatoio e bagno, dopo ve lo faccio vedere, e questa qua diciamo è la mia zona. Le scarpe, davvero judoka. Davvero judoka, le Però no, mettiamoli così a caso, ma devi metterle... perché sono le ciabatte queste qua sono le ciabatte da guerra, capito? Guarda qua. Os, e poi Os. ovviamente il saluto. E adesso è sempre in work in progress, perché match in match mi sto accorgendo che sto preparando tantissimi combattimenti qua dentro con un sacco di atleti e tutto il resto, e quindi poco alla volta la stiamo restaurando, diciamo, no? Fino al match che ho fatto ad Abu Dhabi praticamente avevamo i buchi nel muro, perché appunto era una taverna, era un ripostiglio all'epoca sta sala, e tatami Mi dicevi che tutta sta parte qua non c'era prima. Non c'era, no, Cioè tu no. ti sei allenato addirittura con l'intonaco che... Sì, che veniva giù. Considera che tipo infatti anche uno degli ultimi sparring avevo già il tatami bello, però tipo si arrivava qua contro parete, ma non c'era la parete, infatti se vedi là l'abbiamo lasciata ancora intonacata così, dove praticamente, che ne so, arrivavi contro parete, ti buttavi qua e vedevi tipo il muro che scendeva, era un disastro. E niente, abbiamo preparato l'ultimo titolo del mondo, l'abbiamo preparato qua, e con, anche tra l'altro con dei ragazzi che tipo sono, diciamo, miei allievi, miei amici, no? Che vengono qui, ci divertiamo e mi hanno aiutato a preparare il combattimento. Fa un po' ridere se ci pensi a questa cosa qua, no? Che Sì, ho preparato qua dentro un titolo mondiale. E non era neanche così bella, tra l'altro. Esatto. Cioè, dopo vi farò vedere dei video, è imbarazzante. E io addirittura prendevo in giro c'è un atleta in One che si allenano praticamente in salotto, che il loro coach ha creato questo ring, o meno il loro coach, lui penso, ha creato questo ring, c'è la cucina lì e poi c'è il ring qua e loro si pestano. Io dicevo, minchia, ma va, come si fa a preparare un match? Niente, eccolo, l'abbiamo fatta qua. E considera che prima non c'era neanche la staffa del sacco, non c'era niente, mi allenavo sul pavimento, no? Poi poco alla volta avevo preso i tatami della Decathlon, poi sono praticamente arrivato tramite sempre il doc che dava via i tatami questi qua da 2 centimetri, ho preso quelli, poco alla volta ho preso quelli da 4 e abbiamo fatto poi la struttura per la parete, così riesco a farci wrestling a parete e tutto il resto. Avevo qua lo specchio che piaceva a tutti, ora diceva no, dobbiamo guardare le tecniche e tutto, cascava per terra, quindi abbiamo dovuto fare anche la sistemazione e basta. E poi poco alla volta lo stiamo abbellendo. Adesso ho creato
un po' spoiler anche per i ragazzi che vengono qua, ogni atleta che viene, che si allena con me o facciamo le cose, ho fatto delle foto e le appiccichiamo in giro, no? Diciamo, e quindi... Ecco, questo qua, vabbè, è il primo che abbiamo preparato qua a casa e questo qua è l'ultimo del KO e questo l'abbiamo proprio preparato qua, perché in Irlanda ho fatto solo 3 settimane, scusa, perché tra il ginocchio spaccato e tutto il resto l'abbiamo proprio preparato qua a casa. Addirittura i ragazzi che hanno preparato con me il match, cioè avevo tipo il ginocchio sul box, perché tipo il box così, perché non potevo muovere il ginocchio e boxavamo, ci picchiavamo, facciamo queste cose. È stato bello, infatti sono molto affezionato a sta saletta qua perché... cioè quando È una bella soddisfazione. sì, poi quando mi è crollato tutto addosso che appunto non potevi, cioè non avevo più una palestra e tutto il resto, questo è stato proprio il mio rifugio, diciamo, no? E poi vedere cosa sta succedendo adesso, quanta gente viene la sera per lottare solo con me, col gruppo che ho creato, no? Siamo tanti professionisti, tanta gente della zona, cioè ieri sera abbiamo fatto jiu-jitsu, eravamo in 10. Cioè pensare qua dentro 10 persone abbiamo fatto sì, cioè abbiamo fatto i turni a lottare 2 coppie e poi la gente da fuori tocca a te dentro, cambiavi, cioè ho preso anche, se ti interrompo, anche un bel timer, cioè cioè ho preso tutto, capito? La cassetta per la musica. Scusami se ti interrompo, ma 10 maschi che se erano qua ci sarà stato un odore di palle che... sì, diciamo che tipo, sapendo che tu arrivavi te ho dovuto lavare anche il soffitto. È stata, sì. Ciao, qua non rischi che ci siano ragni e tutto, con tutti gli allenamenti che ci sono perché muoiono prima. Scappano. Topi, tu scappano. Però sì, cioè, qua è davvero una gran figata e sono fiero, no, di quello che si è creato, di quello che sta succedendo e poi appunto quelli ne sono, diciamo che questi 2 qua principalmente sono la testimonianza perché io qua ero tornato a casa da Dublino e perché avrei dovuto combattere, poi il match era saltato, sono tornato a casa e mi hanno chiamato per fare il primo Abu Dhabi e quindi l'abbiamo preparato qua, comunque sì in palestra a Milano e tutto, però poi sono dovuto ripartire, quindi tutti gli allenamenti li ho fatti qui e siamo andati. Il match dopo della Finlandia no, ero già rimasto su a Dublino. Ma poi questo, ripeto, tra l'infortunio e tutto il resto io non sapevo neanche se riuscire a partire, quindi ho detto, beh, tutta la preparazione la facciamo tra qua e Milano. Però qua era 5 giorni, cioè tutti i giorni. Miseria. Sabati, domeniche e infatti minchia, cioè, è proprio una soddisfazione tosta. Cioè quando guardo quella foto di quei guantini mi si illuminano gli occhi, perché... E poi appunto, ripeto, pensare al contesto e tanta roba. Oh Dio mio! Sì! Quanto cazzo manca? 20. Tu mi dicevi un'altra cosa, telecamere spente, prima che qua comunque sei riuscito ad abbellirlo, ma addirittura prima non c'era neanche niente qua. No, e ti allenavi addirittura, facciamo vedere dove ti allenavi prima che era di là. Allora prima dove la gente si scalda, dove ti scaldavi prima di salire sul tatami. Io di solito, per non star lì troppo a perdere tempo a lottare tutto, magari stavo già facendo, che ne so, lezioni di pugilato, via via, faccio scaldare la gente qua in mezzo, no? Metto giù degli altri tatami che ho e si scaldano qua. Ah, pensavo che li mettessi qua perché c'è la Proprio stufa. c'è la stufa, si scaldano. Fanno gli scontri. Però quando c'è stato il periodo del Covid, che io non avevo quella stanzetta, non avevo niente, io me allenavo qua. Avevo messo delle coperte buttate per terra e questo era il mio ipotetico gancio dove tenevo un Babbo Natale appeso perché non avevo un sacco e quindi c'era un Babbo Natale peluche grosso. Porca e miseria. lo tenevo qua. Forse dopo ce l'ho in giro, se riesco a trovarti te lo tiro fuori. Pensa, cioè utilizzavi quello del Babbo Natale al posto del sacco. Sì, ci sono tutti i video, chi mi segue da tanto su Instagram lo sa, e si vedevano proprio, ci facevo proprio i workout per la gente perché mi chiamavo, facevamo le lezioni online e io col Babbo Natale spiegavo le combinazioni su sta cosa qua. A terra avevo fatto... C'è ancora qualche video di Sì, sì, ce li ho. Quindi me li puoi passare da Tutti, mettere. tutti, sì, sì. A terra avevo creato con un cuscino, praticamente, vabbè, c'era la coperta per terra, e poi con il cuscino e il kimono sopra creavi il dummy.
E quindi tu lottavi con quello e facevi la roba lì. Ero riuscito a reperire tipo 2 kettlebell così, quindi facevo preparazione atletica, jiu-jitsu e striking. Sì. Cioè praticamente con nulla, con una coperta per terra, un kimono e un Babbo Natale. Sì, ho fatto un mese e mezzo in casa, perché poi c'era tutto anche il casino della Covid, non potevi poi toccare, tutto quello là, però io qua era la mia zona felice, no? Diciamo, sì. Negli orari strani, perché ovviamente poi, che ne so, venivano giù comunque i miei, avevamo col fatto del Covid, c'era magari mia mamma doveva stare qua sotto, mio papà stava sopra isolato, o viceversa e tutto, e quindi avevi gli orari e poi ripeto, cioè avrei pagato per avere una stanzetta così durante il Covid, in quel momento. All'epoca, questo era tutto quello che avevamo, no? E ripeto, imbarazzante. Che spettacolo. Cioè, un fighter con 10-1, scusa, perché... No, 9-1 avevo all'epoca. Con 9-1 io avevo niente. Anche perché poi, vivo in palestra e chi mai ha pensato, me la faccio a casa. La mia vecchia palestra era 3 minuti di macchina da qua. E mamma mia. Morto! È stopping! Porca troia, ragazzi. Lui era il mio socio, che praticamente avevamo messo una corda e lo appendevo da qua in questo modo qui, no? Poi vabbè, il gancio è venuto giù e da qua ovviamente ci boxavi, ci facevi di tutto, e quindi questo è stato il mio sparring partner d'eccellenza per il Covid. Bella, bro. Sì. Non ci credo. Sono molto fiero, infatti lo sto tenendo lì e l'obiettivo è quello poi di metterci, che ne so, una mezza mensolina e appiccicarlo proprio No, sopra. sai cosa sarebbe ancora più figo? Che ti presenta qualche face off. Ecco, babbo. No, voglio ringraziare il mio sparring partner e farei dei video così. Che alla fine sembra ceceno, perché c'ha la barba di cima, eravamo nel mood praticamente, quindi... È un Khabib invecchiato. Questa mi succede ogni volta che vado a fare sparring con qualcuno bravo, no? Parto già demoralizzato in partenza. Quindi, a livello psicologico, ti ammazza. non è che sono andato forte per dire da sprecare tutto questo fiato, ma il fiato se n'è andato lo stesso. Sì, questo è un problema che va bene, nel senso, per un atleta professionista ovviamente, o un amatore, cioè un agonista, scusatemi, deve essere andato a trattare con un mental coach di riferimento e tutto, perché non può esistere che io entro in gabbia con l'ipotetico avversario, una persona che reputo forte, e mi vado a bruciare. Cioè, tipo, posso bruciarmi, sì, come è successo adesso. Sì. Non ci siamo scaldati bene, quindi sento l'affanno, cioè tipo adesso io faccio un'altra ripresa e poi dalla terza in poi vado sopra, cioè inizio a salire su soglia, no? Io al contrario. Tu al contrario, io inizio ad andare su soglia, cioè sono un po' un diesel, no? Vado a lavorare da salire. Quando io invece ho quello step tipo, cazzo, lui è molto forte, oddio, chissà cosa tira tutto, inizio a scendere di testa. Questo ovviamente su un atleta è importantissimo lavorarla con una persona, una figura specializzata in quello. Tra di noi deve subentrarti quella cosa di con quanti atleti hai fatto sparring? Con un sacco, no? Sì. Io posso essere la persona in più che è il divertimento, cioè quando uno prende a divertirsi la cosa, secondo me la vive in maniera totalmente differente. Cioè, se tu l'avresti preso come faccio sparring con un mio amico, sono venuto a trovare Walter, siamo amici, ci mangiamo insieme una roba, facciamo sparring, tu la vivresti in maniera diversa. Però sai cos'è? Parti a prescindere, parti già subito con la cosa di essere un po' comunque in ansia, perché sai il titolo dell'altro. Sì, certo. Cioè, io in questo caso non è che so che tu sei un altro atleta, non sei quel qualcosa in più. Certo. Sei quello che, hai capito? Quello che sta facendo roba a livello comunque internazionale. Sì. Stessa cosa mi è capitata ad esempio con Morello, che vabbè, Morello a differenza tua voleva proprio buttarmi giù. Infatti 13 secondi con Morello, se vi ricordate il video, fegatino, boom, sotto. Mo Walter sicuramente ha giocato, ragazzi, quando aumentava un po' la pressione il ritmo, la pressione dei colpi e tutto quanto, anche solo le finte destabilizzano. Induci dentro la mia testa e mo, cioè finché parti con il jab dico ok,
al secondo terzo. Poi visto che ho fatto apposta in un paio di occasioni le finte e poi attaccavo le gambe per ricollegarmi a quello che faccio io, no? Perché magari troviamo il precisino del pugilato e ti dice ah ma da quella parte lì non va bene o hai cambiato guardia non va bene. Io se hai notato ti tagliavo gli angoli sempre per ritenerti in mezzo e per tenerti qua, perché magari se ti lasciamo andare tu cosa fai? Ritorni e mi ritiro la situazione. Io ti ho forzato, ti porto fino qua, do la noia e il fastidio per boom, ritornare qua contro, che è tanto il mio gioco, non è Sì, no, chiaro. Tanto se ti preoccupi dei precisini comunque sono a casa. No, certo, no, però nel senso Sono a casa per parlo sempre di qualcosa di più, nel senso se uno mi chiede perché hai fatto quello, hai cambiato guardia male, lo so, io quando faccio pugilato non cambio quasi mai guardia, cioè tengo sempre il piede a puntarlo e via. E per riportarti poi a quello che piace a me, no? Nel senso che il mondo dell'MMA. Top! Ho sempre scordato perché ogni volta che suona il timer lui arriva sotto per la... Però dobbiamo cambiare il game plan qua. Allora, ti dico, se tu gli colpisci la gamba quella dove c'ha male, Quella contrassegnata di niente. quella è esattamente contrassegnata, ha messo il bersaglio apposta. Non ti ho neanche raccontato cosa è successo all'ospedale con sta gamba. Ah, ecco, perché tu hai avuto un infortunio, magari Sì. mentre combatti me lo spieghi. Sì, partiamo con l'infortunio, arriva il dottore, anzi scusa l'infermiera, e mi dice qual è la gamba? Gli ho detto, ma la destra. Ah ok, mi fa cazzo ma sei tutto pasticciato, come faccio a farti il segnetto, no? E mi fanno sto segno e me lo fanno all'altezza di qua della tibia, no? Arriva dentro l'infermiere per farmi la depilazione, no, diciamo, e mi dice cosa devi fare? Mi ho detto, no guarda, faccio il menisco. Mi fa, ah ok, va bene. Poi mi taglia a metà, sai tipo il gambaletto fino alla calza, no? Arriva un'altra infermiera per portarmi in sala operatoria e mi dice, scusa ma tu che cazzo di operazione devi fare? Proprio così, Ho detto, il menisco. E mi fa, e perché ti sei andato fino alla caviglia? Che cazzo ne so? Ditemi quello che... Cioè, il loro infermiere non sapeva neanche distinguere caviglia dal menisco. Ho detto, minchia. Quando poi io ho detto al mio chirurgo, no? Che lui è il numero uno, no? Si è messo a ridere, ho messo all'operatorio e fa, ma meno male che io ti conosco, ma se no ti operavo la caviglia. Cioè, io aprivo. La volta che ero lì... Vabbè. Cioè, già è grande quando un fighter, no? Un coach si compra il titolo per allenare, no? Importante che si compra le cinture, ma pensa a un medico che si compra il titolo per operare. Ah, che lui, cioè, il mio chirurgo regolarissimo, che è il numero uno, proprio, ce lo consiglio a chiunque. È proprio gli infermieri che ogni tanto girano, anzi neanche l'infermiere, perché era tipo un osso, queste cose qua. Mica, quello è proprio... Quello è proprio veramente. Sì, menisco, va bene, mi fa la caviglia. Vabbè. Solo in Italia ste cose. Sì. Io solitamente sono esattamente quando devo fare sparring in palestra. Sono esattamente come sei tu. Certo. Cioè nel senso, e quella è la cosa, solo che capite quando ci avete una persona davanti che è capace, che è professionista, che partite già prevenuti su tante cose, non riuscite ad essere voi stessi. Se non ti esprimi bene. È un po', facciamo l'esempio su, quando c'è la ragazza a scuola, c'è la ragazza che ti piaceva più di tu, con le altre parlavi tranquillamente, ridevi scherzare. Certo. Poi c'è la figura di turno e facevi non è che sei scarso, è che praticamente non sei preparato per le figlie. Metti un po' in soggezione. Un po' in soggezione. E quindi questa cosa io l'ho notata tantissimo. Oh, che dire, alla domanda ma i fighter di MMA sanno anche boxare? Sì. Non benissimo, cioè, no. Si può migliorare, insomma. Cazzo, sanno boxare, ragazzi. Ovviamente il ritmo, poi tu di tuo c'è un ritmo proprio. So che riesco a tenere tanto col fiato, che tengo tante riprese e quindi anche se inizio a consumare, bruciare tanto non è un problema, cioè il dispendio energetico ce l'ho buona. Questo psicologicamente quando senti che come si dice, la carrozzeria viaggia, sei anche più tranquillo nel buttarti. Puoi fare tutto, Ok. soprattutto se hai anche la percezione di dire ok, io sto da Dio e quello brucia. Io infatti tante volte mi Hai visto a un certo punto che ero? no, inizio ad andare giù e allora lì è il mio momento che poi ti passi all'angolo e inizi a fare lo scemo, no? Sì. Durante un match ovviamente non fai lo scemo ma vai giù più pesante. Vai per massacrare. Io ho il problema inverso, tantissime volte tipo il primo round sono
troppo morbido perché non prendo cioè devo capire cosa succede. Sì. Secondo e terzo round posso andarti avanti e ne faccio altre 10 di riprese. Ovvio anche il modo mio di allenarmi, cioè tipo io lunedì sera mi alleno qua con Riva, con altri atleti, facciamo 12-15 round di pugilato, 12-15 round di MMA da 5, ci dedichiamo tipo 2 ore praticamente dove siamo solo io e lui, o non poi nessun altro. Siamo qua io e lui e ci massacriamo, o tipo round alla parete dove c'è pressione, dove continui ad avere il fiato sempre corto e ne facciamo un'ora e mezza. Cambia, cioè quando fai 10 round, 12 round di pugilato con questa intensità e poi c'è 2 round. Le riprese così sono una cagata. Un pochino. La differenza tra professionista e neanche amatore, perché non sono manco amatori. Però si nota, cavolo, è proprio nella gestione di tutto quello che fate. Un affronto è questo. Still got crack they fiend. Flow still hot like Phoenix. Shine so bright I'm bleeding. This off top I'm tweaking. Fresh out the rat like me. And I'm still tryna fight my dreams. And y'all gotta act like Tina. That's why I gotta ride with the Nina. Outside is still going on. È cambiato il regolamento. Un piccolo aneddoto fra te e John Kavanagh. Per quando ti eri fatto male al... L'ultimo match prima di fare Abu Dhabi. Praticamente, vabbè, torno a Dublino già con l'infortunio, faccio il primo sparring tutto regolare, quindi va anche molto molto bene. Sì. Nella sera, nel riscaldamento per fare il secondo allenamento, niente, mi faccio male. Ginocchio praticamente gonfio così, ma diventa enorme. E niente, sapevo già che avevo menisco eccetera eccetera spaccati. Entro in gabbia per il secondo sparring, lo faccio con Pavel, un polacco grossissimo, cioè 66 kg, ma c'è una lavatrice, no? Non so perché, ma non mi immagino i polacchi magri. No, cioè infatti lo sei tosto. E niente, allora vado lì da John e gli dico: senti, guarda John, c'ho ancora il ginocchio che gonfio così, non voglio saltare lo sparring. Sono un po' in dubbio su fare il match perché, cioè, è un momento delicato per me, no? Mi dice: no dai, proviamo, fallo col guantone, fate solo kick, non vi proiettate. Ci massacriamo di botte, c'ho dei video bellissimi, cioè proprio, cioè, Pavel è durissimo, un duro. Ci massacriamo di botte e a una certa esco fuori dalla gabbia, un po' così, John mi prende sotto braccio e mi dice: ricordati una cosa, che cioè, anche Conor con un ginocchio sfondato ha vinto il titolo del mondo, prende e se ne va via, perché lui è Mystic John. Mamma mia. Prende e scappa, e in quel momento lì, cioè, ti dico, c'era un misto di, nel senso, cioè, sono contento che mi ha fatto un paragone simile, ovvio non è che mi ha paragonato a Conor, però nel senso dice l'entità della... Però l'ha fatto anche per far, cioè, per credere motivarmi. un po' in te. Sì, sicuro. E dall'altra parte però un peso addosso della serie: minchia, questo ha vinto, cioè se poi perdo io, cioè, che pippone, no? Già nel senso che ha vinto la UFC, io in un UFC Fight Pass. Diciamo che avevi pure l'aspettativa del coach in questo caso. Bravo. E niente, cazzo, quando ho vinto praticamente, vabbè, c'è la scena figa che io salto sulla Cos'era, gabbia. che match era questo? L'ultimo di Abu Dhabi, quello che ho fatto il KO. Cazzo, lo batto giù, festeggio, non so neanche dove sono collocato nella gabbia, quindi lo cerco, lo vedo là in fondo, inizio a correre come un pazzo, mi arrampico a tentoni sulla gabbia, salgo e io avevo la scena in mente di John quando Conor ha vinto, che lui sale sulla gabbia, l'ha fatto famosissima. Sì. Minchia, vedo che John non sale, dico: porca puttana. Ma minchia! Ho combattuto con la gamba Ho vinto! pronta. Cazzo, mi sono lanciato per terra. Tra l'altro tutti anche da casa mi guardavano, dicevano: minchia, il tuo ginocchio, Cosa fai? oh, magari ci puoi vincere, e ti sfondi praticamente la tibia e la lanci Poi dalla... per 6 mesi stai fermo perché... Minchia, come scendo praticamente lo abbraccio tutto, e lui mentre mi abbraccia appunto mi dice: te l'avevo detto, no, che vincevi come Conor? Minchia, è stato proprio, cioè, è stata un'emozione fantastica. Che ricordiamo, per chi non lo sapesse, il suo coach è John Kavanagh, l'head coach anche dell'SBG Ireland, sì. Ovvero il coach conosciuto come il coach di Conor McGregor. Sì. Quindi avete lo stesso coach. Esatto, sì. A lui è girata meglio. Quanto ti gasa però questa roba? No, è molto, ma al di là che lui possa allenare o no Conor, cioè, perché ovviamente, vabbè, è emblematica la situazione. Ma non solo per l'immagine, per l'atleta. Per l'atleta, sì. John è il coach che secondo me tutti vorremmo, perché proprio a livello empatico, cioè tipo, mi rifaccio alle parole di Fede, no? Di Perry. Sì.
Però ti dice che per assurdo se lui incontrasse John e non sapesse neanche chi è, seduto ad un tavolino, cioè lui si metterebbe a parlare tranquillamente. Cioè una persona di quelle d'oro, Sì. lui finisce l'allenamento, si mette qua ed è capace che va avanti per altre 3 ore a parlarti, ti racconta. E uno ti trasmette passione. E quindi, cioè, oltre che lo vedi come una figura mitologica, Certo, nel senso, certo, cioè, minchia, certo, è certo. un coach della Madonna. Qualsiasi cosa che ti tocca, che ti dice, che ti fa... Oh, funziona, cioè insomma, quindi anche la strategia è andata bene, tutto va bene, gli sparring va bene. Performance della Madonna hai fatto quella cazzo. sera là, quindi... E poi anche negli sparring fai una roba bella così e lui, bellissimo, e ti fa numero 1. E quindi c'è il coach della vita. Che grande, Sì, che sì, grande, un drago, cazzo, che bomba. davvero un drago. Ossa di K, per richiamare un mio amico, un noto influencer di Roma, punch me in the face. Claudietto. Punch me in the face. Ultimamente la sto facendo alla Pereira, hai dato schiaffo Alla Diaz. mi serve un po' sul cazzo. Boom.